Bentornati amici sul mio canale Il Divo della Pizza. Oggi andiamo a fare una preparazione diversa da tutte quelle che abbiamo visto fino ad oggi, ovvero andiamo a preparare del pane fatto in casa. Questo perché? Perché il mulino Galleu, un mulino sardo, è stato gentilissimo e mi ha inviato 4 kg di farine di vario tipo, sempre farine di grano duro, da provare appunto nei miei video. Quindi in ordine mi sono stati inviati 1 kg di semola di grano duro, 1 kg di semola rimacinata di grano duro, 1 kg di semolato rimacinato di grano duro e 1 kg di semola integrale di grano duro. Quindi non ci resta che andare a mettere le mani in pasta e cominciare a vedere come fare dell'ottimo pane anche a casa nostra. Andiamo! Allora, gli ingredienti per questa ricetta sono 1 kg di semola rimacinata di grano duro, in questo caso sto usando questa farina del mulino Galleu, 500 g di acqua fresca e 10 g di lievito di birra fresco. Quindi procediamo sciogliendo il lievito all'interno dell'acqua. Allora, per realizzare questo pane andiamo a preparare la biga, quindi mettiamo tutta la farina, versiamo tutta quanta l'acqua con all'interno sciolto il lievito e a questo punto con l'aiuto di una forchetta andiamo a creare la nostra biga. Quindi dobbiamo semplicemente amalgamare tutta la farina. Ricordatevi che non dobbiamo andare a creare la maglia glutinica, quindi non dobbiamo impastare in questo momento, ma dobbiamo semplicemente fare assorbire all'acqua tutta la farina, cioè non lasciare farina che non sia incorporata all'interno di questa biga. Quindi mescoliamo, vedete, questa farina qua deve essere integrata all'interno della biga, non deve rimanere asciutta, diciamo. Ora magari ci aiutiamo un po' con le mani, in questa maniera, così che prendiamo bene la farina anche dal fondo. Perfetto! Dopo aver ultimato la nostra biga, dobbiamo andare a lasciarla fermentare. Quindi l'ideale è lasciarla fermentare per 16-18 ore ad una temperatura di 16-18 gradi. Ma con le temperature di questo periodo, che appunto sono ben superiori, o si ha un fermabiga o bisogna fare quello che andiamo a fare noi insieme, ovvero teniamo la biga un'oretta a temperatura ambiente e poi la passiamo in frigorifero per circa 23 ore e poi andiamo a concludere il nostro impasto e a cuocere i nostri panini. Quindi non ci resta che trasferire la biga all'interno di un contenitore ermetico. Guardate che bella! Chiudiamo il nostro contenitore ermetico e la mettiamo un'ora a temperatura ambiente e 23 ore all'interno del frigorifero a 4 gradi circa. Ci vediamo domani per concludere l'impasto e preparare i nostri deliziosi panini. Ok, sono passate 24 ore, quindi un'ora a temperatura ambiente e 23 in frigorifero e questa è la nostra biga. Profumatissima, quindi mettiamo tutta la biga nel contenitore della planetaria. Prendiamo 300 g di acqua fresca e 26 g di sale. Se avete potete aggiungere anche 10 g di malto. Quindi ora passiamo alla planetaria e concludiamo l'impasto. Perfetto, per concludere il nostro impasto mettiamo tutta la biga nel contenitore, la accendiamo e aggiungiamo 2/3 dell'acqua. Quindi diamo il tempo di assorbire l'acqua alla nostra biga. Perfetto, quando il nostro impasto sarà un minimo incordato possiamo andare ad aggiungere il sale e sfrutteremo la restante acqua per far assorbire il sale e incorporarlo all'interno del nostro impasto. Quindi riaccendiamo la nostra planetaria e a filo andiamo ad aggiungere il restante terzo di acqua. Arrivati a questo punto, come vedete, abbiamo le pareti della ciotola della nostra planetaria che sono completamente pulite, quindi possiamo passare sul banco da lavoro e ultimare l'impasto. Perfetto, sul nostro piano di lavoro andiamo a mettere un pochino di olio che ci aiuterà a lavorare bene il nostro impasto. Poi con l'aiuto di un leccapentole andiamo a estrarre tutto il nostro impasto
sul piano da lavoro. A questo punto procediamo con delle pieghe di rinforzo in questa maniera. Perfetto, facciamo un pochino di pirlatura. Prendiamo un contenitore ermetico oleato e ci adagiamo tutto il nostro impasto. Quindi prendiamo e voilà. Lo mettiamo qua all'interno e lo lasciamo riposare per 20 minuti. Ok, dopo 20 minuti prendiamo il nostro impasto, oliamo leggermente il piano di lavoro nuovamente, capovolgiamo il nostro impasto e voilà. Fatto questo, dobbiamo procedere al primo giro di pieghe di rinforzo. Quindi cosa facciamo? Stendiamo in questa maniera il nostro panetto, ok, e procediamo. Quindi prendiamo questa estremità e la adagiamo a 2/3, prendiamo l'altra parte e la buttiamo sopra in questa maniera. Facciamo la stessa cosa dall'altro lato, quindi prendiamo questa 2/3, prendiamo questa e chiudiamo. E a questo punto riprendiamo il nostro contenitore oleato e mettiamo il nostro impasto. Voilà. E lo lasciamo riposare per altri 20 minuti. Passati 20 minuti ripetiamo lo stesso step, quindi procediamo con il secondo giro di pieghe di rinforzo. Oliamo leggermente il piano di lavoro nuovamente, capovolgiamo, procediamo come prima. Prendiamo il nostro impasto e 2/3. Prendiamo il nostro impasto e lo pieghiamo a 2/3. Stessa cosa dall'altro lato, quindi in questa maniera. Voilà, ecco il nostro paniello dopo il secondo giro di pieghe. Quindi prendiamo nuovamente il nostro recipiente, mettiamo all'interno e lo lasciamo per altri 20 minuti. Ok, passati gli ultimi 20 minuti non ci resta che capovolgere il nostro impasto su un letto di semola in questo modo. Voilà, guardate che bello. Prendiamo altra semola e la cospargiamo anche sopra. Ok, fatto ciò non ci resta che accendere la nostra bilancia e procedere allo staglio, quindi forniamo i nostri panini. Prendiamo e li disponiamo su una teglia allungandoli leggermente. Ok, procediamo altrettanto con tutti gli altri panini. Quindi una volta disposti tutti i panini sulle nostre teglie, questo è il risultato. Non fate caso alla forma perché sono delle forme piuttosto casuali, questi sono altri formati più piccoli da 50 grammi, insomma sono un po' di prove che sto facendo. Arrivati a questo punto non ci resta che aspettare un quarto d'ora, quindi 15 minuti, dopodiché passare ogni teglia in forno preriscaldato a 250 gradi, lasciarli cuocere a questa temperatura per circa 20 minuti, poi abbassare a circa 220 gradi e procedere alla cottura per altri circa 20 minuti fino a doratura. Un consiglio che posso darvi è quello di mettere all'interno del forno un pentolino con acqua bollente, quindi tra 15 minuti procediamo ad infornare la prima teglia e andiamo a vedere il risultato. Perfetto amici, quindi una volta passati 10 minuti circa a 250 gradi e una ventina di minuti a 220 gradi, estraiamo i nostri panini e li lasciamo raffreddare su una gratella e una volta raffreddati possiamo andare a effettuare la prova del taglio. Come vedete ho fatto delle mini porzioni, procediamo con lo staglio di questa mini ciabattina. Vediamo com'è, morbidissima all'interno e croccante fuori.
Perfetto amici, quindi anche questo video è giunto al termine. I nostri mini panini sono stupendi, mini perché appunto mi sono rimesso un attimo in riga con l'alimentazione, quindi ho fatto una pezzatura molto più piccola rispetto ad altri video che potrete trovare online, e avrete notato anche dalle mie braccia che sono scottato a righe perché ho ripreso a fare anche ciclismo, proprio per rimettermi un po' in sesto per l'estate che ormai sta arrivando. Se anche questo video vi è piaciuto vi invito a mettere un like, ad iscrivermi al mio canale e a seguirmi alla pagina Instagram che trovate qua in descrizione. Detto questo, non ci resta che vederci al prossimo video e ce ne saranno delle belle, non ve lo dico, ma seguitemi, presto vedrete un video interessantissimo. Alla prossima!